Sicuramente avrete visto che nei grandi set negli ultimi anni si utilizzano questi tubi RGB. Al cinema o comunque dove c'è tanto budget utilizzano gli Astera, e per le piccole produzioni ci sono i Nanlite, i Pavotube che avrete visto sicuramente su YouTube da qualche parte. E quindi in attesa dei miei Nanlite ho deciso di creare qualcosina di simile, homemade. Partiamo dal progetto vero e proprio. Sappiate che voglio spendere il meno possibile e quindi utilizzeremo tutta roba super cheap o comunque facilmente reperibile. Consideriamo poi che le mie conoscenze di questa roba sono a dir poco ridicole e parlo dal punto di vista elettrico, quindi se ci riesco io ci può riuscire chiunque. Poi alla fine chi se ne frega, l'importante è che funzioni. Allora, in realtà ci sarebbero tanti modi per realizzare questi tubi homemade. C'è chi compra i tubi di plastica trasparenti al brico e poi all'interno ci mette un tubo di legno con intorno tutto attorcigliato la striscia LED, oppure c'è chi compra direttamente su eBay dei tubi opachi con i tappi laterali e quindi sono già bellini di per sé, si tratta solo di attaccare la striscia. Ma io voglio sfruttare questi. Li comprai tantissimo tempo fa, prima di conoscere l'esistenza dell'indice di resa cromatica, e quindi non li ho mai utilizzati. Costano veramente pochissimo, io li presi mi sembra 3 o 4 a 20 euro, una cosa del genere, quindi sono veramente super cheap. E se guardate su eBay spesso c'è la possibilità di sceglierli sia trasparenti che opachi. Non fate il mio stesso errore, compratelo con il tubo opaco. Purtroppo io ho il tubo trasparente, quindi quando vado ad accendere i LED si vede il pallino del LED che non è il massimo, però questa cosa si può risolvere magari aggiungendo un po' di frost oppure un po' di carta forno, anche se la carta forno è un po' troppo aggressiva. Quindi la soluzione migliore sarebbe quella di prendere un po' di frost leggero leggero e attaccarlo con lo scotch e avete risolto. Bene, come vedete sono leggermente diversi dai tubi che vi ho fatto vedere in precedenza, perché questi hanno la plafoniera come i classici neon che trovate negli edifici, e diciamo che li preferisco rispetto ai tubi che vi ho fatto vedere prima perché sono, diciamo, più naturali. Nel senso che si confondono bene con l'ambiente e vengono percepiti più come luce ambientale rispetto a un tubo messo lì apposta. Quindi per certe situazioni vi dirò che lo preferisco. Però per questo progetto andremo a togliere tutto, quindi al massimo la plafoniera la usiamo come appoggio, ma non avrà un ruolo utile nella funzione del tubo, ecco. Perché originariamente la plafoniera conteneva l'alimentazione di questa striscia LED, mentre adesso non ci servirà più. Bene, basta chiacchiere e partiamo. Oltre al tubo LED avrete bisogno dei LED veri e propri. Ora, esistono tanti tipi di LED RGB e anche qui ho deciso di utilizzare questi, che li avevo in casa, quindi non propriamente studiati per il videomaking. Però se guardate nel web qualche striscia LED professionale la trovate, però già si parla di cifre intorno alle 100 euro, quindi un budget completamente diverso rispetto al progetto super low cost che stiamo per fare. Poi ovviamente serve il nostro amato saldatore di Amazon, che è lo stesso che ho utilizzato per fare questa scritta. Se non avete visto il video ve lo lascio qui sopra, comprato grazie al vostro contributo e ai link affiliati che trovate qui sotto, insieme a tutto il necessario per realizzare questo progettino. Allora, quello che ho fatto è innanzitutto smontare la plafoniera. Come vedete basta semplicemente ruotare e il tubo esce fuori. E una volta tolti i tappi laterali potrete togliere anche la plastica sopra, quella che può essere sia trasparente che opaca. Questo vuol dire che in un futuro, se volete comprare, non lo so, anche la plastica trasparente perché avete quella opaca, lo potrete fare tranquillamente. Questo tubo ha una striscia LED nel mezzo posizionata sopra a una striscia di alluminio. Dovete solamente sfilarla e sostituirla con la vostra striscia LED, quindi veramente banale. Io ho deciso di mettercene due semplicemente per avere più luce e ve lo consiglio soprattutto se utilizzate l'RGB, perché ci sono dei colori tipo il rosso che magari è un pochino più spento, è utile avere un po' di luce in più.
Cosa che mi ha triggerato tantissimo, essendo i fili RGB da 4 pin, non ho potuto utilizzare i miei fili grandi che ho usato per questa striscia qua, perché erano troppo ingombranti, non riuscivo a saldarli uno accanto all'altro e quindi ho dovuto ricercare dei fili che fossero piccoli. Ecco, questa cosa è stata un po' difficile perché le ferramenta vicino a dove abito io non ce l'avevano e alla fine ho trovato questi su Amazon, che sono quelli piccolini piccolini, perfetti per queste cose. Quelli di striscia LED vanno benissimo, costano poco e ve li danno in questa scatolina bellina che ha il buco per estrarre il filo, così almeno non dovete toglierli dalla confezione e ci sono più o meno tutti i colori per organizzare meglio le vostre cose, quindi assolutamente approvati per questi progettini homemade. E a questo punto ho fatto un buchino nel tappo qui sopra e ho fatto passare i fili per avere tutto, diciamo, un pochino più ordinato. E poi li ho uniti insieme con questo aggeggino che non so come si chiama, ma li ho rubati da un'altra striscia LED per averli più organizzati insieme, senza che ogni filo vada dove gli pare. E a questo punto non vi resta che dare alimentazione al vostro tubo RGB e godervi la luce. Come vi avevo detto, il processo per realizzare questi tubi è veramente molto semplice. Ovviamente hanno delle limitazioni, innanzitutto il flickering. Se provate a alzare i tempi già a 1/100 vedete che la luce flickera, quindi è impossibile fare slow motion con questa strips. Però ovviamente sono i limiti della striscia, non della costruzione del tubo. Se utilizzerete una striscia flicker free non avrete questo problema. Il tutto è regolabile dal telecomandino classico delle strisce, quello che vedete sempre, e soprattutto potete utilizzare effetti di luce come flash oppure fade in e fade out. Ecco, nel momento in cui la luce dimmera e cambia colore, flickera anche lì, quindi se volete fare una cosa economica come nel mio caso da 20 euro, ovvio che dovete prendere in considerazione queste cose. Altra limitazione è che purtroppo siamo costretti ad alimentarli a corrente, quindi non hanno una batteria propria, però secondo me potremmo riuscire a connetterci una batteria al litio, ce la potremmo fare. Ho trovato questo sito italiano che si chiama Professione LED, che tra l'altro hanno un canale YouTube dove fanno tutte queste cose con l'elettricità, che per me è arabo, quindi vedremo se riuscirò a fare questo upgrade. E loro nel sito comunque vendono tutte le batterie a litio per le strisce a LED, quindi non so, forse è fattibile come cosa. Se qui dentro c'è un ingegnere elettrico che mi vuole dare una mano, volentieri. Bene signori, io vi ringrazio della visione, volevo rendervi partecipi di questo mio piccolo progettino. Devo dire che è bruttino con questi fili che scappano fuori, però il suo lo fa. Vi ricordo come sempre di iscrivervi per restare aggiornati sul mondo del videomaking e tutte le cose strane che faccio. E niente, noi ci vediamo come sempre nelle prossime settimane.